Benvenuti sul mio canale. Prima di partire con il video ti chiedo di iscriverti al canale per aiutarmi a crescere e portare nuovi contenuti. È gratis e per il canale fa tanta differenza. In questo video vi parlo della storia del clan Piromalli della Piana di Gioia Tauro. Girolamo Piromalli, detto anche Don Mommo, nato a Gioia Tauro il 7 ottobre del 1918, insieme al fratello Giuseppe Piromalli, nato a Gioia Tauro il 1 marzo 1921. Sono i fratelli Piromalli di Gioia Tauro, i fratelli che hanno trasformato l''ndrangheta da mafia rurale a mafia imprenditoriale. Forse l''ndrina più potente di tutti i tempi, affiliati alle più potenti famiglie calabresi, dai De Stefano ai Mancuso, con infiltrazioni massoniche, politiche e istituzionali. Solo nel 1997, alla fine del maxi processo, la famiglia Piromalli verrà riconosciuta come associazione mafiosa, ma esiste di fatto almeno dagli anni 70, anni in cui tutte le famiglie di Gioia Tauro sono ai loro voleri. Il capostipite è Mommo Piromalli, poi c'è Giuseppe, ma Girolamo morirà qualche anno dopo, nel 1979. La svolta storica che stravolge la storia della famiglia Piromalli avviene nella metà degli anni 70, quando il governo stanzia 1.300 miliardi di lire per la creazione del quinto centro siderurgico. Sarà l'allora presidente Andreotti a posare la prima pietra. Siamo al 25 aprile 1975. Ecco che entra in azione l''ndrangheta, prendendosi tutto quello che può prendersi: cantieri, forniture e operai. Il centro siderurgico per l''ndrangheta è un sogno che si realizza, ma per la regione Calabria resterà solo e soltanto un sogno. Ma quello che poi si realizzerà davvero è il porto di Gioia Tauro, diventando un punto fondamentale non solo per i trasporti, ma per il narcotraffico mondiale. Il porto di Gioia Tauro viene preso in mano dai Piromalli, che però sanno come dividere i proventi, prendendosi gli appalti e subappalti, e lasciano alle altre famiglie della Piana i trasporti e la logistica, soprattutto la sabbia, che verrà fornita dai Mancuso. Ecco così che da una semplice cava si costruiranno un holding del crimine. Secondo i collaboratori di giustizia passeranno tutti dai Piromalli, politici, massoneria eccetera, e stringeranno rapporti anche con le altre mafie, diventando un punto di riferimento in Calabria. In questo contesto Girolamo Piromalli capì che, per aumentare i profitti, l'organizzazione non poteva rimanere isolata dalle istituzioni statali. L'idea di allacciare rapporti con lo Stato attraverso la massoneria coperta, sul modello della mafia siciliana, fu subito appoggiata da Paolo De Stefano, che era a quei tempi un boss rampante del quartiere Archi di Reggio Calabria, ma non era ben vista da Antonio Magri e Domenico Tripodon. Si creò così una profonda frattura tra chi voleva seguire la strada della tradizione, appoggiata da Magri e Tripodon, e chi invece voleva percorrere la strada progressista, cioè quella dei rapporti con le istituzioni statali, appoggiata fortemente da Piromalli e da De Stefano. Ne scaturì così la prima guerra di 'ndrangheta. I De Stefano scalpitavano per emergere nel panorama 'ndranghetista e vedevano la presenza di Don Mico Tripodon a Reggio Calabria come un freno alla loro crescita criminale. Don Antonio Magri si propose di fare da mediatore tra Tripodon e i De Stefano. Questa però era solo una strategia del vecchio boss, e il 24 novembre del 1974 un comando fece irruzione nel bar Roof Garden sul lungomare di Reggio Calabria, uccidendo Giovanni De Stefano e ferendo Giorgio, capo dell''ndrina. L'anno seguente, esattamente il 20 gennaio 75, viene uccisa da un comando Don Antonio Magri, che aveva appena finito di giocare a boccia a Siterno. Restava da eliminare solo il vecchio boss, Don Mico Tripodon, che frenava le mire espansionistiche dei De Stefano. Il capoclan Tripodon venne ucciso il 26 agosto 1976 dentro il carcere di Poggioreale in Campania dai soldati della nuova NCO di Raffaele Cutolo. Quest'ultimo pagato 100 milioni di lire dai De Stefano per far assassinare il vecchio boss di Reggio Calabria.
Tale episodio segnò la fine del conflitto e la vittoria dello schieramento dei De Stefano nella città di Reggio Calabria. In provincia ci fu la vittoria dei Piromalli e Mammoliti nella piana di Gioia Tauro e dei Cataldo e Mazzaferro nella Locride, tutte endrine che avevano spinto per l'abbattimento della vecchia 'ndrangheta e l'apertura al nuovo che avanza. L'organizzazione entra in una nuova fase che la porterà a diventare ciò che è oggi. Anche il traffico di droga diventa sempre più impotente, facendo lievitare vertiginosamente il patrimonio delle consorterie criminali. Ma le endrine, nonostante il nuovo corso, non abbandoneranno mai gli aspetti arcaici della vecchia 'ndrangheta, come i codici, i riti, i simboli, e non lasceranno mai il territorio d'origine, nonostante ormai siano diventate grosse multinazionali del crimine. Termine della guerra, così, prevale la linea dei Piromalli De Stefano. Per permettere di avere contatti con le istituzioni statali attraverso la massoneria coperta, che prima di allora era severamente vietato dalle vere regole dell''ndrangheta tradizionalista, Piromalli e De Stefano fondarono la Santa, una sorta di struttura parallela a cui affiliati, cioè i santisti, possono intrattenere rapporti con uomini delle istituzioni statali. Girolamo Piromalli si fregiò così del titolo di santista. Piromalli fu l'unico dei grandi capibassoni di quel periodo a salvarsi dopo la prima guerra di 'ndrangheta, grazie alla sua decisione di accettare che si entrasse nel mercato della droga. Morì di malattia l'11 febbraio del 1979. Al suo funerale erano presenti ben 6.000 persone. Il nuovo capobastone diventa così il fratello Giuseppe. Ma negli anni '80 viene accusato di essere il mandante dell'omicidio di un 'ndranghetista rivale e si dà la latitanza. Fu catturato il 24 febbraio del 1984. Don Peppino sarà sorpreso insieme ad altri boss come Paolo De Stefano, Condello il Supremo e Mammoliti in un ristorante a Roma insieme a degli emissari della banda della Magliana. I Piromalli hanno intrecciato probabilmente rapporti inconfessabili con lo Stato e con la P2. Quando, a fine del millennio, Don Peppino lascerà il comando della famiglia al nipote, il clan diventerà braccato e messo in ginocchio, ma non sarà annientato dalla giustizia e dal pentitismo. Bene, questo video termina qui. Se ti è piaciuto lascia un like al video e iscriviti al canale per aiutarmi a crescere. Spero di rivederti presto.